Buongiorno ragazzi, c'è il sole, non c'è la nebbia, sono le 7 passate del mattino, quindi è tardissimo rispetto ai nostri standard e si preannuncia un'ottima giornata. Qui passa il trenino giocattolo. Il nostro fidato tuk tuk è ancora al suo posto. Procediamo al check dell'olio mattutino e si parte. Oggi si va innanzitutto a Darjeeling. Oggi, come tutte le mattine, alla guida ci sono io. È molto furbo fare la prima guida, così non ti prendi tutto il freddo alla mattina che è veramente la morte nera. E poi sei più lucido e tendenzialmente la mattina non c'è nessuno, quindi guidare è molto piacevole. Quindi sì, Gianni mi fa guidare la mattina. Sembra tipo Dustin Hoffman, Rayman che poteva guidare sul vialetto di casa. Visto che sei molto brava a guidare, tra 170 metri curva gomito a sinistra. Porca miseria. Che aggressività. Ma sei sicuro che sia questa la strada? Google mi vuole far passare di qua. Ma Google ogni tanto è un po' cioè siamo finiti in un campo di calcio, Gianni. Vedi, porta numero 1 e porta numero 2. Effettivamente sembrerebbe un campo di calcio, ma tu Franci non ti preoccupare e prosegui. Non è stata una grande idea chiedere di guidare stamattina. Dai. Ma che ripidite. Aspetta che sono cadute le mutande. Aspetta che dobbiamo... Problema tecnico. Mutande check. Stamattina ci inerpichiamo in mezzo ai villaggetti perché vogliamo appurarci di fin dove si possa spingere questo tuk tuk. Vi ricordiamo che il Darjeeling è a oltre 2000 metri di altitudine. Ce la farà la nostra ape? E soprattutto, Franci è sufficientemente skillata? Certo! Per la strada di questa mattina? Non abbandonate questo video se volete scoprirlo. Signora, buongiorno. Salve. Sì, siamo dei pazzi tuonati. Ragazzi, che panoramino! Franci, ti ricordo che non ci sono parapetti, per cui guidare con cautela. A few minutes later. Franci, raccontaci quanto ti sei caccata sotto nel fare questo tratto. Non riesco a esprimerlo a parole, dovrei dire una serie di parolacce. Bravi tutti, preferisco la strada principale. Ma questo trenino qua non si può prendere in qualche modo, perché mi incuriosisce tantissimo. Ragazzi, guardate dall'altra parte della collina cosa c'è. Una città incastonata nella montagna. Ma come si inerpica! Altro che tuk tuk. Questo è un 4x4, ragazzi. Ma dove vi stiamo portando? No, seriamente, dove vi stiamo portando? Minchia, raga, siamo altissimi, purissimi e levissimi. Peccato non veder passare questo trenino perché mi sarebbe davvero piaciuto. Sembrano i binari del Bruco Mela. Kanchenjunga, Himalaya. Quelle montagne innevate che si vedono là, ebbene sì signori, è l'Himalaya. Nella fattispecie non l'Everest, che è un pochino più a sinistra, ma quello il signore ci ha detto che è il Kanchenjunga, se lo dico bene. Comunque sempre di Himalaya si tratta. Ciao mamma, sono quasi sull'Himalaya. E come tutte le mattine che si rispettino, non vedo perché stamattina debba essere differente. Subito stop, colazioncina al chioschetto della Shura indiano-nepalese, perché questa è la zona. Forse non ci fa il chai, forse ci fa un tè di... non ho capito, vediamo. Franci, tutto ok? Raga, nel frattempo ci siamo parcheggiati un attimo, ma io vi faccio vedere, perché non so se vi ho fatto vedere abbastanza dove siamo. In the middle of the mountains. Nell'attesa Franci non ha resistito e si spara subito le pata. Ho fame. Nel frattempo la signora si sta guardando, non lo so, una soap opera nepalese. Com'è questo mix chai latte e patatine Lay's? Sposalizio perfetto, direi. Si esaltano a vicenda, dolce, piccante, acido, salato, sapidità, proprio... Tutti che ci sorridono e ci salutano mentre passiamo e probabilmente pensano anche che siamo due svalvolati, ma chi sono io per dargli torto? E tra l'altro io mi sto premurando di controsalutare tutti quelli che mi salutano, sia per educazione, ma anche perché nella sciagurata ipotesi in cui il tuk tuk ci dovesse lasciare a piedi in quest'area, potremmo ancora andare a mangiare e a dormire a casa loro. Per cui sì, sempre gentile ed educato con tutti. Peccato altro tuk tuk partecipante, parcheggiato qui in qualche hotel. Trenino!
Beh dai, non era cosino, era abbastanza grosso come treno. Però solo locomotiva e un vagone. No, erano più di un vagone. Più di un vagone? Eccoci! Siamo arrivati ragazzi. 30 km di salita e tornanti in mezzo a questi villaggetti stupendi. Tra l'altro questa è stata una deviazione ragazzi, perché non era esattamente sulla strada per Shillong. Abbiamo deciso noi di deviare e venire fino a qui perché tutti ci hanno detto che ne valeva la pena, ed effettivamente ne valeva la pena. Tutto bene Franci? Ti senti a casa tua in questo villaggetto? Sì, anche se gradirei. Meno smog e più caldo. Sì, effettivamente pur essendo in quota non stiamo respirando un'aria proprio pulitissima, eh? Troppi motori, tra i quali anche il nostro. Eccolo! Ragazzi, questo è quello vero! Il trenino della Lima, dimensioni un po' più grandi ma neanche più di tanto. C'è la stazione. Oh raga, a vapore. Ma di cosa stiamo parlando? Locomotiva, altra locomotiva, un deposito di locomotive. Deposito dei vagoni. E direi che siamo ufficialmente arrivati nella cittadina di Darjeeling. Sarebbe quasi ora di fare colazione. Tè buono, secondo te lo fanno da queste parti? Secondo stop. Ecco, da qua l'Himalaya si vede un po' meglio. Francia, hai deciso la prossima destinazione? Ah, potrebbe essere tipo Coach Bear Raj. Era proprio dove volevo che mi portassi. Allora ragazzi, eravamo un attimo fermi perché volevamo essere certi di non entrare in Sikkim, perché per il Sikkim ci vuole un permesso particolare che noi non abbiamo in questo momento, e quindi volevamo evitare di essere arrestati e finire al TG5. Ci si sono avvicinati tutti i bambini con i genitori, è stato super carino, come sempre, sono sempre super carini qua. Your name? Promasticati. Very long. Promastica. Promastica. Promastica? Mahigupta. Maligpa? Prasna Khetri. Prosna Ketri. Asia Khatun. Asia Katten. Walid Sahar. Bali Sahar. E lei? Prisha. Prisha. Prisha is very easy. Ok. Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Bye bye! Hai imparato i nomi delle bimbe? Neanche uno. Stiamo cercando di fondere il freno, ragazzi. Sto sia frenando che tenendo le marce basse. In qualche modo devo pur fare. O metto i piedi per terra. Ok ragazzi, ora vi colleziono tutti i cartelli perché qua sono dei capi. Dei capi del copy. Viewpoint, Pescio, Vuoi andare a vedere cosa si vede lì? Ok ragazzi, viewpoint. Molto bellino, peccato per la foschia. Facevano anche del cibo, ma non sono convintissima. Proseguiamo? Proseguiamo. See you in Shillong! Ti salutava o ci insultava? Da vomitare! Bella idea del cavolo, ora me la devo fare tutta a piedi. Dopo giorni e giorni di cricket, finalmente uno sport serio. Qui vanno matti per i mandarini o le arance. Bene, siamo scesi dal Darjeeling, ci siamo fatti un po' di chilometri, è arrivato il momento di una pausetta. Franci sta scegliendo due friture. Sì, gli ho detto uno e uno, non so. Lui ci sta pulendo un piattino con un foglio di giornale. Ah, ok. Spicy? Spicy. Spicy, ok. Voilà, e il pranzo è servito. Cosa abbiamo qua? Ah, ma sono caldini ancora, li hai appena fritti. Ci ha portato le cipolline crude direttamente con le mani, come piace a noi. Come sono Franci? Si possono fare? Mi pare di capire di sì. Io invece assaggiavo. Madonna quanto picca sta roba. Gli ho detto sì fammela spicy. Mai sfidare gli indiani sulla piccantezza, mai. Anche se siete amanti del piccante, dite sempre little, che sto piccante qua vi devasta, un po' come quello thailandese. Infatti sono vicini di casa. Allora, io vado col samosa. Brucia. Buono, vero? Solito samosa fritto, ripieno di patate, ceci, un po' di verdurine.
molto buono. Avvistati dei cocchi sulla highway, ci fermiamo per un cocchino. Ecco, arriva l'ora verso il tardo pomeriggio in cui star seduto qua dietro è peggio che star seduto allo stadio durante un posticipo di gennaio. Il più fortunato è quello che guida, che prende meno freddo. Anche perché, raga, più ci spostiamo verso nord e più il sole tramonta presto e quindi quando sparisce il sole comincia a fare di freddo. E come sempre, ragazzi, arriva l'ora più interessante, quella in cui selezioniamo con cura il nostro hotel di questa sera. Questo, ragazzi, è meno putrido di quello di 2 sere fa. Come sei severa. Oddio, potrei ricredermi guardando quell'asciugamano. Come sei severa. No, ma la cosa più bella non è la pulizia o meno di questa stanza. La cosa più bella, ragazzi, è l'accoglienza. Perché negli hotel indiani, mediamente, quando vedono che sei straniero, allora loro innanzitutto strabuzzano gli occhi e vanno in panico, perché dentro di loro pensano: minchia, uno straniero, adesso come lo gestirò? Dopodiché ti trattano come se fossi un carcerato che è appena entrato in prigione il suo primo giorno. Ti chiedono 1 miliardo di informazioni, ti trattano come se ti stessero facendo un grandissimo favore ad accettarti nel loro fantastico hotel, però poi alla fine l'abbiamo sfangata. Volevo semplicemente mostrare poi apprezzamento verso Questo letto di mattoni. verso il materasso, ok? Onestamente mi domando, ma che cosa cavolo hai fatto? Ah, ma perché è di ispirazione giapponese? C'hai la TV, c'hai il decoder, ma che cacchio vuoi di più dalla vita? Qua hai degli fantastici armadi che no, non si aprono, questi non si possono usare. Qua è il tuo fantastico bagno dove chiaramente, come sempre, manca la carta igienica, la benzina non era in dotazione, ma è la nostra. Cosa vuoi di più dalla vita? Io dormirò come mio solito, vestita, perché mi trovo bene. Poi l'altra cosa bellissima è che nelle info di Booking tutti mettono che c'è il parcheggio, poi arrivi e non c'è nessun parcheggio, ti dicono: zio, mettila in strada, te la guardo io, non ti preoccupare, tu mettila in strada, te lo guardo io. Ma c'era scritto parcheggio su Booking. 11 minutes later. Pizza da Domino's. Buono è il cibo indiano, l'abbiamo detto fino ad oggi, però ragazzi ogni tanto bisogna anche fare una pausa con qualcos'altro. Non l'avrei mai fatto con Domino, ma devo dire che la loro pizza tutto sommato ci sta. Allora, premesso che Giano mi ha detto non ti inquadriamo ora perché sembri proprio un po' sbattuta, no? Visto che io ti vedo da fuori. Non come me che sono un fiore. Ci vediamo domani, che sarà sicuramente una grandissima giornata. La migliore. E da una Coq Bear piuttosto deserta, non abbiamo mai visto una città così deserta in India neanche alle 7 del mattino. Noi vi diamo il benvenuto in questo giorno 14 di marcia, nonché penultimo giorno. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi. Ma quasi. Non ce l'abbiamo ancora fatta. Per un proprio. E quindi controlliamo l'olio e partiamo. Bene, dopo... No, lui non c'entra niente, aveva piacere di star qua. Dopo i primi chilometri e con la fantastica nebbia indiana del mattino, a cui ormai siamo anche un po' affezionati, prima sosta chai. Lui viene con noi, secondo te? Chai in preparazione. Sono molto creativi qui nella scelta dei contenitori del chai latte. Questo mi sembra tipo un ex contenitore di un budino. Momento benzina fai da te. Abbiamo comprato un tanicone di benzina, dobbiamo farlo fuori prima di arrivare a Shillong. Mettiamone un po' dentro. Ecco il suddetto tanicone di benzina. Ce ne teniamo un po' per sicurezza, ma un po' la mettiamo dentro. Allora, abbiamo visto questa signora che prepara roti, ciapati, qualcosa di panoso. Ci sembrava molto interessante e quindi ci siamo fermati. Questa, ragazzi, si gonfia come una crescentina praticamente. Guarda che bellina. For the teacher, listening and speaking, lesson number 3, che è un libro di scuola. Ora, Franci, dovrai scarpettare questa cosa qua come fa il signore dietro di te e dirmi com'è. Verdura al masala, piccanti, patate. Secondo me ci sono anche delle zucchine dai semi che vedo dentro. Le signore ci sanno fare? Le signore sono delle cape. E voi mi direte, ma come li scegliete questi posti quando dovete fare pranzo? Non li scegliamo. In questo caso siamo finiti in questo slargo dove vediamo che c'è un po' di movimento, mercatini, cose varie, e sulla base del nostro sesto senso scegliamo posti come questo. Bello fumante, ragazzi. Proprio un buon odore di pane. Fate la vostra scarpettina. Ormai sono 15 giorni che facciamo scarpette in zuppette piccanti. Approvato. È una sorta di passato di verdure speziato. Ok, costo totale 40 rupie. Le signore promosse, tra l'altro anche molto oneste, perché noi quando paghiamo sempre un po' stimando quello che può essere il prezzo. Gli abbiamo dato 50 rupie e mi ha dato il resto di 10. Vorrei dire alla Franci di un paio di settimane fa che credeva che
1. Era possibile fare strade senza camion. No, i camion sono ovunque, nelle highway, nelle stradine di campagna, in città. Sognatelo. 2. Non si fanno autostrade. Simpa, che pensavo di non fare autostrade. Sì, dipende poi che cos'è che tu vuoi chiamare autostrada, perché qua il concetto di autostrada è un po' fluido. Terza cosa che pensavo, non si guida di notte. Sì, raga, si guida di notte perché se devi arrivare in un punto, quell'oretta di notte la devi fare, quindi sì, si guida al buio. E aggiungerei non si guida nelle grandi città trafficate. Poi potremmo anche aggiungere non si guida contromano, fatto. Ci si ferma per vedere monumenti e bellezze varie delle città. Non c'è tempo. Non credo, è una gara, non avete tempo per queste cose. La scamperai dal cagotto? Non credo. E poi, dopo i primi 3 giorni in cui vuoi morire e pensi di aver fatto la più grande cazzata del mondo, incominci a divertirti. Molto bene signori, nella giornata di oggi l'obiettivo sarà quello di teccare come dei pazzi e fare più chilometri possibili, perché Franci giustamente aggiunge cosa cambia rispetto agli altri giorni. No, perché essendo il penultimo giorno di gara vorremmo cercare di portarci il più possibile vicino a Shillong, che è la tappa finale, in modo tale che domani, ultimo giorno, arriviamo al traguardo non col buio, di modo da festeggiare anche un pochino. Quindi oggi abbiamo puntato come destinazione un'altra città dal fantastico nome impronunciabile che si chiama Guwahati, se ci riusciamo. Tu Franci vai. Ecco, oltre a prendere i dossi a 120 vai sempre dritto. Nella puntata in cui vi abbiamo parlato della guida in India, non so se vi abbiamo accennato al fatto che loro mettono dossi a cazzo di cane. Sì, cioè così, quando hanno piacere loro mettono un dosso, tra l'altro un dosso gigante, spesso anche 3 o 4 in sequenza, per niente segnalati, e di solito ci sfragniamo sempre, ma ci fa piacere pensare che gli altri concorrenti fanno lo stesso. Ma che senso ha metterli qua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19 dossi. Gli indiani e il loro amore incondizionato per i dossi. I ponti sono i miei preferiti. È il pezzo di strada che preferisco. Mi piace un sacco. È spuntato il sole, Franci ha spottato un posto dove fanno dei frittini e quindi ci fermiamo. Bene, ci abbiamo messo solo tutto il viaggio, ma più o meno adesso abbiamo capito che cose di questo tipo costano più o meno 10 rupie. Il consiglio è: non chiedete mai quanto costa, ma proponetevi direttamente voi se pensate che il prezzo possa essere quello. Perché ci è capitato di chiedere quanto costa e sentirci dire dei prezzi 20 volte tanto. Anche perché purtroppo non sembriamo indiani. Com'è Franci? Allora, buono, ma è meglio quando ti danno anche la salsina in accompagnamento piccante. Se no è solo una palletta fritta. Ha la consistenza di un bombolone alla crema, ma senza la crema. Invece quello che ho preso io, che è questa pallozza grutuluta, C'è un uovo dentro? sì, c'è un ovetto. Non ti fidi? Dai, per il Peccato non si fida. No, non è un uovo, credo che sia formaggio. Freddi entrambi, sarebbero stati meglio caldi, però buoni. Sei in vena di biscottini? Questa è la tua ora patatine, Spicy biscuits salati. Più passano i giorni e più la tua scelta ricade su una puttanata peggiore. Meno male che c'è la signora che ci fa un altro ciaino e come al solito abbiamo un discreto pubblico. Sono dei waferini biscottini. Sono dei biscottini salatini. Sono buonissimi. Sì? Ho delle unghie nerissime, ma in India vale. Sanno di patatine più gusto, te le ricordi le più gusto? No. Il nostro macinino che dopo 14 giorni non si è ancora rotto e ovviamente facciamo ulteriormente scongiuri e mi tocco in posti che non vi posso mostrare. Sta reggendo molto bene, perché quello che forse non vi abbiamo detto è che di 69 partecipanti a questa gara in realtà c'è molta gente che ha già rotto più volte, e lo sappiamo perché c'è una chat comune dove ci scriviamo con tutti gli altri partecipanti. Noi devo dire che finora può ancora succedere di tutto, però finora il nostro macinino si è comportato bene. Era l'uovo di vacca. Ma che fico il posto di stasera, se riesco ad aprire la porta. Oh, thank you.
Figo, ci danno anche la stanza con la vista. Franci, sei contenta? Tantissimo. Sei sempre con la tua coperta di Linus che non ti abbandona mai tutta la vacanza? Oh ragazzi, stasera che è la penultima sera, anzi tecnicamente questa è l'ultima sera perché domani si arriva, ci siamo trattati benissimo e alla modica cifra di 36 euro, che però per l'India è parecchio assai, ci siamo permessi questo lusso. Chi ci ha accompagnato in stanza ci ha anche tenuto a precisare che c'è una super vista. Oddio, le montagne sì, sul resto potrei avere qualcosa da ridire, ma rispetto alle viste medie degli alberghi in India effettivamente è una super vista. Direi andiamo a parcheggiare il Risciò, visto che qui ce l'hanno l'ampio parcheggio. Ma qua sono stati carini, ci hanno sorriso, non ci hanno schedato come se fossimo dei carcerati, ci hanno accolto in qualche modo. Non c'erano 4 uomini incazzusi che ti fissavano in silenzio. Fixavano. Funziona come un normale hotel. Ho capito, Come però... dovrebbe funzionare un normale hotel. Andiamo a fare benza. Davanti al nostro hotel di lusso facciamo benza. Perché noi questa l'abbiamo presa esclusivamente Per le emergenze. per le emergenze. Poi succede che alla fine non la usi mai e allora per non arrivare a Shillong con la tanica piena ci facciamo l'auto pieno. E ora Gianni parcheggia. Stasera si parcheggia da gran signori. Abbiamo parcheggiato, possiamo tornare in camera direi. Vai Gianni, c'è addirittura l'ascensore al piano. Dimmi che stasera non hai voglia di andare in centro città col tuk tuk perché io non mi muovo più di qua, te lo dico. Ultimi 50 km! Eccolo qua il cartello per Shillong. Meno 20 km all'arrivo. Ultimi 2 km! Dritto di lì, vedi che c'è la bandiera, la bandiera! Ultimi metri per loro! Ci siamo! Io qua trombazzo come un bastardo! Ce l'abbiamo fatta! Devi sentire tutta l'India! Vado! Sì! No ma ragazzi, il nostro tuk tuk! Ma ti rendi conto che abbiamo fatto 4.400 km su un macinino da caffè? Ti rendi conto o no? Esatto.